Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse. Persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce, ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case, che sono dei casi irrisolti, rimasti sempre aperti, che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Se questi video possono interessarvi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Per voi è un piccolo gesto, ma per me ha un grande significato perché in questo modo contribuirete a supportarmi nel mio percorso su YouTube. Grazie! Oggi amici entreremo a fondo in un caso di cui vi ho già parlato pochi giorni fa, ma in breve sul mio profilo TikTok e anche negli shorts di YouTube. Ed è un caso a cui tengo particolarmente perché amici è il mio primo caso in collaborazione con un'associazione che si occupa proprio di persone scomparse, ovvero l'associazione Manisco World. Esprimervi a parole l'emozione e la gratitudine che provo nell'avere la possibilità di raccontarvi questo caso quasi non è possibile da descrivere. Quando Virginia Melissa Adamo, la presidente di questa associazione, mi ha contattato e mi ha raccontato un po' la loro storia e quello di cui si occupano, chiedendomi di collaborare, per me è stato solo un grandissimo onore e questo lo devo soprattutto a voi. A tutti voi, chi da più tempo, chi più recentemente, supporta e sostiene il mio lavoro. Un lavoro che svolgo davvero con passione e dedizione. Poter raccontare la storia di persone scomparse mi dà la possibilità di dare voce a persone che a volte, per un motivo o per un altro, sono state completamente dimenticate, ma che si trovano lì da qualche parte nel mondo. Alcuni magari non ci sono più, qualcuno potrebbe essere stato rapito e forse è tenuto prigioniero da qualche parte e non conosce la sua vera identità, mentre altre potrebbero essere ancora vive e meritano di avere giustizia, meritano di avere una giusta conclusione, perché, come vi ripeto spesso nei miei video, è sempre meglio sapere che non sapere. Poter conoscere la verità, per quanto dura possa essere, soprattutto in questi casi, ci permette di mettere un punto, di chiudere un cerchio e sperare di trovare un po' di pace anziché vivere in un limbo senza tempo. E Manisco World si occupa proprio di questo. Manisco è l'acronimo di manipolazione e scomparsa, mentre World indica che possiede proprio tutti gli strumenti di contatto, sia nazionali che internazionali, attivabili in tempo reale. Il nome nasce dall'iscindibile connubio caratterizzante le vittime di manipolazione mentale e coloro che scompaiono senza lasciare traccia, e nasce proprio a tutela di tutte quelle persone e delle vittime di sette e psicosette sia sul territorio nazionale che internazionale. Da anni l'associazione si occupa, aiuta e supporta le famiglie nei casi di persone scomparse, come ad esempio la scomparsa di Angela Celentano o Santina Renda, che sono casi di cui vi ho già parlato e che, se non avete visto, potete andare a recuperare a ritroso sul mio canale. La fondatrice e presidente Virginia Melissa Adamo si occupa quotidianamente, coadiuva, realizza, diffonde e organizza campagne di sensibilizzazione e, con l'aiuto di un team di esperti, effettua indagini investigative e difensive nei confronti delle famiglie e delle vittime di queste storie. Ho fondato l'associazione Manisco World a seguito di un dramma che ha coinvolto direttamente mia figlia, rimasta vittima di una psicosetta. La nostra mission è quella di sostenere le famiglie che sono coinvolti in casi di scomparsa, vittime di manipolazione mentale, di sette, psicosette, crimini violenti e cold case, offrendo proprio un supporto umano e professionale. Ora, Manisco World opera esattamente in 3 aree specializzate, affrontando ogni caso con un approccio multidisciplinare e umano proprio per far luce su verità che sono state negate e restituire di conseguenza dignità alle vittime. Esattamente, le aree specializzate sono appunto 3 i dipartimenti.
il Dipartimento delle Vittime di setta, psicosetta e manipolazione mentale, il Dipartimento che si occupa delle persone scomparse e il Dipartimento che segue appunto i crimini violenti e i cold case. Per ogni dipartimento ovviamente c'è un'area dedicata, un team dedicato composto da investigatori, avvocati, operatori forensi, criminologi, che opera in sinergia appunto per analizzare i casi, effettuare delle indagini, supportare le famiglie nei processi penali e tutelare ovviamente le vittime con strategie che siano efficaci e mirate. Inoltre diversi sono gli interventi che sono stati effettuati da Manisco Ward, alcuni con successo, come ad esempio la soluzione di 3 casi di persone scomparse che si sono rincontrati con le loro famiglie esattamente dopo tantissimi anni, tra cui uno in particolare dopo 40 anni. Sono stati effettuati interventi diplomatici, come ad esempio la missione diplomatica che personalmente ho svolto prendendo parte alle ricerche di Nardo Franco, che è un ragazzo di origine napolitana sequestrato in Messico, quindi ho preso parte alla Busqueda, quindi alla ricerca di Nardo Franco in Messico. Manisco Ward ha presentato anche un disegno di legge sulla manipolazione mentale proprio per colmare il vuoto normativo del reato di plagio che è stato abrogato nel 1981. Inoltre sono in corso diversi progetti, come ad esempio il Master in Criminologia, Scienze Forense e Tecniche Investigative, perché ovviamente nella nostra mission rientra anche la formazione e la prevenzione, soprattutto sulla pericolosità delle psicosette, e quindi è in corso il Master in Criminologia e anche i corsi intensivi sulle psicosette, un progetto denominato Dottor Setta. Non mi resta dunque che ringraziare l'associazione e Virginia per questa grande opportunità e adesso amici iniziamo con il caso di oggi. A la que le fue robada su bebé, una niña de 11 meses de edad. La tenía yo ahí conmigo, volvió a ver a mi hija, me amenaza con un cuchillo. Noté che se llevaba a mi hija, yo me stava desangrando. Questo taglio non è niente a confronto a quello che le è successo. Le hanno portato via la bambina. Oggi parliamo della storia di una bambina scomparsa, una bambina che è stata dichiarata vittima di adozione illegale e che è stata rapita alla tenera età di soli 11 mesi e mai più ritrovata. Oggi parliamo della straziante e triste storia della scomparsa di Maria José Monroy Enciso. Maria José Monroy Enciso nasce il 14 ottobre del 2009 a Tecámac de Felipe Villanueva, uno dei più grandi 125 comuni che compongono lo Stato del Messico, che conta ad oggi circa 500.000 abitanti. Il nome originale di questa città in realtà è solo Tecámac, però successivamente è stato aggiunto anche de Felipe Villanueva in onore di un musicista, un violinista, pianista e compositore messicano nativo del territorio. I genitori di Maria José sono Ivan Monroy, suo padre, che lavorava presso un'azienda di forniture automobilistiche, e Maribel Enciso, sua madre, che invece era titolare di un negozio di ottica ed aveva anche un fratellino poco più grande di lei di circa 2 anni, di cui però per motivi di privacy non conosciamo il nome. Maria José era una bellissima bambina con grandi occhi scuri e capelli neri che cresce in un ambiente tranquillo e sereno, circondata dall'amore di tutta la sua famiglia. Maribel, la mamma, era follemente innamorata dei suoi figli ed era loro interamente dedita. Si occupava dei suoi figli a 360 gradi, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno e li portava con sé ovunque, anche al lavoro, quindi al suo negozio di ottica, dove li intratteneva facendogli magari vedere dei film per bambini, come ad esempio Toy Story, che pare fosse proprio uno dei loro cartoni preferiti. Insomma, si prendeva cura di
loro come solo una mamma innamorata dei propri figli riesce a fare. Ed è proprio un giorno qualunque di agosto del 2010, quando Maria José aveva all'incirca 10 mesi, mentre i bambini stavano guardando appunto Toy Story, che la piccola ebbe il suo primo attacco di crisi convulsive. Inizialmente sia Maribel che il marito non capivano bene che cosa stesse succedendo. Videro solo la bimba irrigidirsi e diventare scura in volto, perciò lì per lì pensarono che avesse messo in bocca qualcosa oppure che si stesse soffocando con qualche oggetto. Ma una volta arrivati in ospedale, i medici che la presero in cura le effettuarono un elettroencefalogramma e le diagnosticarono i disturbi convulsivi dovuti all'epilessia. Ora, senza entrare nel dettaglio perché non sono un medico, quindi non riuscirei a spiegarvelo dettagliatamente, però quello che ci interessa sapere è che, secondo i manuali diagnostici di materia medica, le crisi epilettiche sono anomale scariche elettriche e non controllate che interrompono transitoriamente la normale funzione cerebrale. Una crisi epilettica provoca tipicamente alterazioni dello stato di coscienza, sensazioni anomale, movimenti focali involontari o convulsioni e può verificarsi a causa di innumerevoli fattori o essere correlata ad un serio problema neonatale, come ad esempio un'encefalopatia, disturbi neurologici congeniti o ereditari, disturbi metabolici, lesioni perinatali, eccetera. Nel caso di Maria José, però, fortunatamente, dalle analisi effettuate non venne fuori alcun tipo di alterazione a livello encefalico, anche se i dottori dissero a Maribel che la bambina avrebbe dovuto comunque seguire una terapia per scongiurare il ripetersi delle crisi ed effettuare periodicamente alcuni controlli medici. Un mese dopo questo evento, quindi precisamente a settembre del 2010, Maribel si trovava come sempre presso il suo negozio di ottica insieme ai suoi bambini. Quel giorno in negozio si presenta un uomo che dall'aspetto poteva avere su per giù sulla trentina d'anni e che dice a Maribel di essere interessato ad acquistare degli occhiali, chiedendole dunque di poter effettuare un controllo alla vista. Maribel quindi lo fa accomodare e procede ad effettuare questa visita. Una volta terminato il controllo, l'uomo in questione ringrazia Maribel e se ne va, dicendole che sarebbe poi ritornato dopo qualche giorno per ordinare le lenti. Ed in effetti, il 21 settembre del 2010, quindi qualche giorno più tardi, mentre Maribel era in negozio sempre insieme ai suoi bambini, questa persona, quindi questo tizio, si presenta nuovamente. Non sembrava esserci nulla di strano, era semplicemente un cliente, come molti altri, che si era recato lì per effettuare un controllo con la promessa di ritornare per acquistare poi degli occhiali. Nulla di sospetto, insomma, fino a quel momento. L'uomo arriva al negozio, insella la sua bicicletta e con in spalla uno zaino ed entra all'interno del punto vendita dicendo a Maribel di voler acquistare queste lenti. Maribel in quel momento era da sola con i suoi 2 figli. In braccio aveva Maria José, mentre l'altro bambino stava dormendo su una stuoia lì vicino. Quando improvvisamente l'uomo chiude le 2 porte di accesso al negozio, tira fuori un coltello dallo zaino e comincia a minacciare la donna colpendola diverse volte, intimandole di posare sua figlia, quindi Maria José, su una sedia. Maribel dunque fa esattamente come le viene chiesto, sperando che quell'incubo potesse finire il prima possibile. Non sapeva, però non poteva neanche immaginare che era ancora molto lontana dalla verità. Ad un certo punto, dopo aver posato Maria José sulla sedia, l'aggressore si avventa su Maribel ed inizia ad la colpisce alla gola trafiggendola completamente. La donna prova a difendersi con la mano, tenta di spingerlo via con tutte le sue forze, ma inutilmente perché l'uomo continua a colpirla. Maribel quindi inizia ad urlare e ovviamente le sue urla svegliano il bambino, quindi l'altro suo figlio, che stava dormendo, che assiste purtroppo completamente inerme alla scena. Mentre Maribel giace a terra quasi in fin di vita, però vede l'uomo gettare tutto per terra, probabilmente nel tentativo di simulare una rapina. Dopodiché lo vede prendere Maria José in braccio ed uscire dal suo negozio di ottica. A questo punto però Maribel, in mezzo ad una pozza del suo stesso sangue, sviene.
Non sappiamo esattamente per quanto tempo Maribel sia rimasta svenuta, però sappiamo, grazie ovviamente alla sua testimonianza, che ad un certo punto ha ripreso conoscenza e con tutte le sue forze ha cercato di trascinarsi verso l'esterno del suo negozio, avvicinandosi al marciapiede, dove però è caduta nuovamente a terra. Questo, come penso possiate immaginare, perché aveva perso tantissimo sangue, quindi le sue forze non erano sufficienti per poter restare in piedi. In quel momento le persone che passavano di lì e i vicini del negozio sono corsi immediatamente in soccorso di Maribel e hanno chiamato un'ambulanza. Nello specifico, un poliziotto di Città del Messico che non era in servizio ma che abitava lì vicino al negozio, quindi si trovava da quelle parti, è stato colui che ha chiamato per primo i soccorsi, aiutando proprio fisicamente la donna e mettendole un panno sulla gola per cercare di fermare l'emorragia. Ad ogni modo arriva l'ambulanza e Maribel viene trasportata immediatamente in ospedale, mentre il bambino, quindi l'altro suo figlio, che vi ricordo si trovava all'interno del negozio, rimane per un po' di tempo in compagnia di un vicino, questo almeno fino all'arrivo di suo padre. Come penso possiate immaginare, per Ivan, il marito di Maribel, è stato letteralmente uno shock arrivare sul posto, vedere che cosa stava succedendo, scoprire quanto era appena accaduto, però senza un motivo preciso, senza una ragione. In ospedale Maribel rimane incosciente per circa una settimana, durante la quale viene sottoposta ad un intervento di tracheotomia. La prognosi però è critica, i medici le danno poche speranze di vita e sono da subito molto chiari. Se fosse riuscita a sopravvivere non avrebbe potuto più parlare. Questo perché le ferite riportate arrivavano fino alla giugulare e toccavano le corde vocali. 10 giorni dopo però Maribel ce la fa, sopravvive, si sveglia e il suo primo pensiero viaggia immediatamente verso la sua bambina. La sua bambina scomparsa, rapita da quell'uomo che non conosceva, non sapeva chi fosse o che cosa volesse da loro, ma che le aveva portato via sua figlia. Maribel però non poteva alzarsi, non poteva andare fisicamente a cercarla da nessuna parte. Non riusciva a parlare e così la prima cosa che le venne in mente fu quella di attirare l'attenzione dell'infermiera con dei gesti, chiedendole di procurarle un quaderno e una matita. L'infermiera quindi porta quanto richiesto a Maribel, che su un foglio scrive: «Voglio immediatamente parlare con la polizia e sporgere denuncia». In pochissimo tempo quindi giungono sul posto diversi agenti di polizia che aiutano Maribel a deporre la sua dichiarazione, raccontando loro con l'aiuto di un taccuino e di una matita come erano andati precisamente i fatti, insieme anche alla descrizione che ricordava delle caratteristiche fisiche dell'uomo che l'aveva aggredita e che aveva rapito la sua bambina, e con il loro aiuto viene così realizzato anche un identikit. Ora, durante un secondo colloquio con Maribel, successivo a questo in cui la donna sporge denuncia e racconta quanto accaduto, gli inquirenti iniziano a farle alcune domande in merito alla sua vita privata e al rapporto che aveva con suo marito. Le chiedono proprio se andavano d'accordo, che tipo di clima si respirava in casa e cose del genere, concentrandosi molto più sul marito della donna che sull'effettivo rapitore. Le autorità infatti iniziano proprio ad indagare su Ivan, considerandolo un vero e proprio sospettato nel caso, ipotizzando che il rapimento potesse essere avvenuto con la complicità di qualcun altro, in seguito forse ad una qualche lite coniugale, e così lo arrestano. Alla stazione di polizia però Ivan, in base a quanto riportato dall'uomo stesso, subisce violenze e abusi di ogni tipo, nel tentativo forse di estorcergli una confessione. Le autorità lo tengono rinchiuso senza mangiare, senza dormire, nella speranza forse di trovare un colpevole ad ogni costo, vietandogli ovviamente di vedere anche sua moglie Maribel. Però tutto questo non porta ovviamente a nulla e dopo un po' di tempo l'uomo viene scarcerato. E a tal proposito io posso assolutamente capire che gli inquirenti debbano anche indagare sulle persone che fanno parte della famiglia, perché spesso, come abbiamo visto in diversi casi, la mela marcia si trova proprio all'interno della famiglia in cui avviene il crimine. Quindi ci sta che le autorità debbano anche indagare ad esempio sui genitori. Però da questo ad arrivare a torturare una persona nel tentativo di estorcergli a tutti i costi una confessione, ce ne passa.
anche perché in questo caso abbiamo proprio un testimone cruciale, abbiamo Maribel che è stata anche vittima dell'aggressore in questione e che cerca di descriverlo cercando di ricordare tutti i dettagli fisici, qualsiasi cosa che potesse essere utile al suo ritrovamento. Ad ogni modo, nel frattempo Maribel in ospedale viene assistita e accudita dai suoi genitori, ma ovviamente il suo pensiero costante era nei confronti della bambina. Cosa le era successo? Dove si trovava in quel momento? Era ancora viva? Cosa stava facendo? L'unica cosa che desiderava era uscire dall'ospedale ed andare a cercare sua figlia. Yo me perdí pues, de sus primeras palabras, de sus primeros pasos, de muchas cosas. Yo tengo mucho amor guardado por mi hija. Entonces, el día en que yo la encuentre, yo sabré cómo manejarlo. Lo que quiero es tenerla conmigo y darle todo este amor que he guardado para ella. Finalmente, così, dopo ulteriori 15 giorni, Maribel viene finalmente dimessa. Non riusciva ancora a parlare bene, però, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente dai medici, anche la voce stava ritornando e anzi i dottori erano molto sorpresi su quanto velocemente la donna si stesse riprendendo. In quel periodo, se ve lo state chiedendo, a prendersi cura del primo figlio di Maribel furono proprio i suoi genitori, in particolar modo sua sorella maggiore. Durante questo periodo, però, purtroppo Maribel inizia a soffrire di ansia e attacchi di panico. Ogni volta che provava a chiudere gli occhi per riposarsi un po', riviveva tutta la scena e con essa tutti i sentimenti che ne derivavano. Quindi l'angoscia, la rabbia per non essere riuscita a impedire quanto accaduto, la disperazione di non sapere che cosa fosse capitato alla sua bambina e il dolore per averla persa. Nel frattempo, comunque, la notizia della scomparsa di Maria José inizia a diffondersi in Messico, soprattutto grazie anche a Maribel e a suo marito, che cercavano in tutti i modi di mantenere alta l'attenzione sul caso, scrivendo ad esempio lettere al presidente di allora Felipe Calderón, sporgendo denunce e apparendo in diversi programmi televisivi, mostrando però la propria delusione per l'indifferenza che le autorità governative sembravano avere nei confronti di quanto accaduto, apparendo totalmente disinteressate a cercare sua figlia. Ad ottobre del 2010 però improvvisamente una svolta. La polizia dello Stato del Messico si reca a casa di Maribel per mostrarle alcune foto di diversi detenuti, nella speranza che la donna potesse identificare fra quelli il rapitore di Maria José. Ma purtroppo in nessuna di loro Maribel riconosce il rapitore di sua figlia. In quello stesso periodo però un'altra donna che viveva sempre nello Stato del Messico, precisamente nella provincia di Tultitlan, circa 30 chilometri da Tecamac, aveva denunciato alle autorità e aveva iniziato a diffondere l'identikit di un ragazzo che aveva di sua figlia 14enne. Un giorno, mentre la donna in questione stava guardando la televisione, vede passare sullo schermo, in un programma televisivo in cui si parlava della scomparsa di Maria José, l'immagine, quindi l'identikit realizzato del rapitore della bambina. Alla vista di quell'identikit, però, la donna riconosce subito il rapitore in questione come lo stesso uomo che aveva aggredito sua figlia. E così contatta immediatamente le autorità per informarli della cosa. Gli inquirenti quindi si recano subito da Maribel per mostrarle l'immagine, quindi l'altro identikit realizzato dell'uomo che aveva aggredito quella ragazzina di 14 anni, ed immediatamente Maribel, senza alcuna esitazione, identifica l'uomo come la persona che l'aveva aggredita ed aveva rapito sua figlia. Quindi era ufficiale, in entrambi i casi a commettere i crimini era stata la stessa persona. L'11 ottobre del 2010 l'aggressore in questione viene individuato, arrestato e identificato nella persona di Geyser Crespo Garcia, un uomo di 28 anni che viene immediatamente interrogato. Durante questo interrogatorio l'uomo non confesserà mai il motivo del rapimento, quindi il perché avesse deciso di rapire la bambina, ma conferma ai detective di essere stato lui a rapire la bambina e racconta loro che dopo averla rapita si era recato presso casa
dei suoi genitori e senza farsi vedere si era poi chiuso in bagno e con un rasoio aveva tagliato i capelli a Maria José, probabilmente nel tentativo di evitare che qualcuno la riconoscesse. Il padre di questo geyser però aveva notato la bambina, perché giustamente come la nascondi una bambina, ed aveva quindi iniziato a fargli delle domande chiedendogli chi fosse quella bambina. A questo punto Geyser gli aveva risposto dicendogli che era sua figlia, nata da una relazione con una donna tossicodipendente che gliel'aveva ora affidata affinché si prendesse cura di lei. Suo padre però non credette a queste parole e gli chiese quindi di mostrargli i documenti della bambina. Naturalmente però Geyser non aveva con sé nessun documento, quindi non diede a suo padre ulteriori spiegazioni e l'uomo disse al figlio di andarsene via perché non voleva avere dei problemi. No comment. Geyser quindi se ne va da casa dei suoi genitori e decide di trasferirsi e di chiedere ospitalità momentaneamente ad alcuni suoi zii, alcuni fratelli di sua mamma, ai quali racconta la stessa versione e per un po' di tempo rimane ospite da questi zii. Ad ogni modo, durante questa permanenza l'uomo si mette in cerca e trova un appartamento in affitto nel comune di Tultitlan, dove poi aggredirà quella ragazzina di 14 anni. Successivamente però l'uomo racconta poi agli inquirenti che intorno al 2 ottobre aveva deciso di togliere la vita a Maria José annegandola in un fiume, nel fiume Rio se non erro. Dopodiché dichiara alla polizia di averla avvolta in una coperta e con un filo di aver legato il corpo della bambina ad una pietra di cemento in modo che affondasse. Con questa dichiarazione gli inquirenti diedero quindi il via alle perquisizioni, dapprima nell'appartamento di Geyser, dove una volta all'interno trovarono bottiglie di latte sparse ovunque, pannolini, giocattoli per bambini come delle bambole o delle palline, biberon, riviste educative per bambini, insomma tutte cose che dimostravano palesemente che in quel posto aveva vissuto una bambina. Dunque, la famiglia di questo Geyser, quindi i suoi genitori, in particolar modo suo padre, vengono ovviamente interrogati dalla polizia e affermano appunto che Geyser aveva detto loro che la bambina era sua figlia, che l'aveva portata via da sua madre, che era una dipendente, però anche se a loro questa versione non tornava, quindi non credevano al figlio, e anche se la notizia di una bambina rapita a Tecamac era già stata diffusa ovunque, quindi in televisione, sui giornali e telegiornali, loro avevano scelto di tacere e sono rimasti in silenzio. Quindi, anche se la cosa gli era sembrata strana, non avevano indagato più di tanto e soprattutto non avevano denunciato il figlio alle autorità, ma lo avevano semplicemente cacciato di casa. Ed io, amici, davvero non ho parole per descrivere un comportamento del genere. Il 12 ottobre iniziano poi le ricerche di Maria José anche nel fiume, che viene perlustrato da cima a fondo, con l'intervento della protezione civile, diversi sommozzatori, vigili del fuoco ed elementi della Croce Rossa, ma non viene trovato assolutamente nulla. Durante le ricerche in realtà pare che siano stati recuperati 2 cadaveri, però di persone adulte che nulla c'entravano con il caso della bambina, però di Maria José non è stato trovato assolutamente nulla. Né il corpo, né la coperta, né il filo legato a questa pietra di cemento di cui parlava Geyser, praticamente nulla. Mentre si stavano svolgendo le ricerche della bambina, però, l'ennesimo colpo di scena. Ivan Monroy, il padre della bambina, riceve una telefonata da parte di una persona di cui però non è mai stato divulgato il nome, quindi non sappiamo di chi si tratta. In questa telefonata la persona in questione lo informava con una sicurezza pari al 100% di aver visto una persona che corrispondeva alla descrizione di Geyser Crespo nelle prime ore del 3 ottobre consegnare Maria José ad una donna robusta che saliva su un autobus diretto a Salamanca, nello stato federato di Guanajuato, una località a più di 300 km di distanza da Tecamac. Questa persona, di cui però non è stata divulgata l'identità, pare fosse proprio qualcuno presente al momento dello scambio. Ovviamente vengono informate le autorità di questa segnalazione e vengono avviate delle indagini che la famiglia di Maria José svolge anche privatamente, assumendo proprio un investigatore privato. Questa persona, che
segnala la cosa al padre di Maria José viene così individuata. Però torno nuovamente a ripetervi che la sua identità, probabilmente per una questione di protezione, non è stata resa nota. E mostra anche un filmato ai genitori di Maria José che però non è mai stato divulgato. Quindi non è disponibile e non si trova da nessuna parte, però sappiamo che esiste. Un filmato che è stato visionato sia dalle autorità che dai genitori di Maria José, in cui pare si veda proprio la bambina, quindi Maria José, che viene consegnata da quest'uomo che corrisponde alla descrizione di Geyser Crespo Garcia ad una donna corpulenta e robusta che sale poi sull'autobus diretto a Salamanca. Dalle indagini effettuate e dai numerosi interrogatori svolti a Geyser Crespo Garcia nel tentativo di farlo parlare in qualche modo, si evince, in base a quanto ufficialmente dichiarato e riportato dal governo messicano, che con ogni probabilità l'uomo stesse collaborando con un qualche tipo di organizzazione criminale, ma che fosse così tanto intimorito e terrorizzato dalla cosa o da queste persone da rifiutarsi completamente di parlare con la polizia, nonostante gli svariati tentativi da parte delle forze dell'ordine che gli promettevano anche sconti di pena o riduzione della condanna se avesse collaborato, tentativi però purtroppo inutili. Inizia così il processo contro l'uomo. Maribel e Ivan, i genitori di Maria José, per diverse volte si recano alle udienze presso il tribunale, dove hanno proprio la possibilità di vedere e affrontare l'aggressore, urlandogli contro di confessare la verità, di dire loro a chi avesse dato la bambina, ma purtroppo senza nessun risultato. L'uomo si rifiutava di parlare. Geyser Crespo Garcia viene così condannato inizialmente a 100 anni per aver rapito Maria José e aver aggredito e tentato di uccidere Maribel, e successivamente la sua pena viene ridotta ad 83 anni con la speranza che lui parlasse, ma non lo ha mai fatto. Maria José Monroy Enciso è stata così dichiarata dal governo messicano ufficialmente vittima di adozione illegale ed è stata disposta una ricompensa di 3 milioni di pesos a chiunque fornisse informazioni utili al ritrovamento della bambina. Diverse volte Maribel Enciso si è recata presso il carcere di Texcoco a El Molinito, spero di averlo pronunciato bene, dove era detenuto Geyser Crespo Garcia, per incontrarlo con la speranza che il rapitore parlasse, però purtroppo senza nessun risultato. Geyser ogni volta alle domande della donna abbassava lo sguardo e si rifiutava di parlare, fino a quando dopo circa un anno decise di non volerla più incontrare. Nel 2017 poi all'interno del carcere dove l'uomo era detenuto scoppia una rissa che lo vede coinvolto. Durante questa rissa Geyser viene colpito brutalmente più volte in testa con così tanta violenza da provocargli una vera e propria disabilità. L'uomo infatti da questo momento in poi perderà proprio l'uso della parola, cioè non sarà più in grado di parlare o articolare delle parole, cosa che ovviamente ostacola ancora di più ogni tentativo di ottenere una confessione. Oggi, a distanza di 15 anni da questo evento, Maria José Monroy Enciso risulta ancora scomparsa e, come vi dicevo, dalle indagini effettuate dal governo messicano e dall'FBI risulta proprio vittima di adozione illegale e dunque, con ogni probabilità, si pensa possa essere ancora viva. Maria José potrebbe quindi trovarsi in qualche parte nel mondo con ovviamente una falsa identità. Ad oggi avrebbe 16 anni, fra l'altro il suo compleanno è stato proprio pochi giorni fa, motivo per il quale ho realizzato quei brevi video su TikTok e su YouTube, e queste che vi mostro adesso sono delle age progression realizzate sull'aspetto che potrebbe avere ad oggi Maria José.
La bambina, che ad oggi sarebbe una giovane adolescente, ha due caratteristiche particolari, ovvero ha una voglia di caffè su una delle sue mani e soffre di crisi epilettiche. I suoi genitori però non si sono mai arresi, in particolar modo sua madre Maribel ha continuato a partecipare a numerosi programmi televisivi realizzando diverse interviste, ha collaborato con diverse associazioni che si occupano di persone scomparse e ha anche aperto una pagina sui social network dove condivide informazioni che riguardano la ricerca di sua figlia, nella speranza di riuscire a diffondere la storia in tutto il mondo e riuscire a raggiungere quanti più luoghi possibili per ritrovarla. Ed è proprio a questo punto che entra in gioco l'associazione Manisco World, che è attivamente impegnata nelle ricerche di Maria José Monroy Enciso e da diversi anni è accanto proprio a Maribel Enciso, supportandola e aiutandola a diffondere la storia di Maria José in tutto il mondo attraverso diverse campagne di sensibilizzazione. A tal proposito passo ora la parola alla presidente Virginia Melissa Adamo, che sarà lei stessa a parlarvi degli interventi effettuati fino a questo momento sul caso di Maria José e dei risultati raggiunti. L'associazione Manisco World è attivamente impegnata nel percorso di ricerche della piccola Maria José Monroy Enciso. Sono stati effettuati diversi interventi pur di rendere virale il caso in Europa soprattutto, e quindi in collaborazione con l'associazione SOS Desaparecidos in Spagna ho organizzato una campagna di sensibilizzazione su circuito Euronet, esattamente come ho fatto per il caso di Angela Celentano, e tieni conto che la foto di Maria José appariva ogni 28 secondi sui bancomat per un totale di 90 milioni di volte al giorno. Il tutto avveniva su 50.000 bancomat in tutta Europa. Inoltre ho coordinato e continuo a coordinare le emittenti televisive sia nazionali che internazionali, sia italiane che spagnole. Per esempio ne abbiamo parlato a Chi l'ha visto, ne abbiamo parlato a Mattino 5, ne abbiamo parlato a Canal 5, che è un'altra emittente spagnola. In più abbiamo realizzato anche degli appelli di ricerca, esattamente quelli della mamma di Maribel Enciso, con un doppiaggio in 12 lingue, e quindi anche in italiano, che era una cosa che mancava, anche in inglese, in tedesco, eccetera, per un totale di 12 lingue. Adesso è in corso un progetto molto importante, cioè la realizzazione di un film sul caso di Maria José Monroy Enciso, un film che vuole rappresentare una chiamata alla comunità globale, un appello alla speranza, un film come strumento di ricerca, un viaggio di speranza di una madre che da 15 anni sta disperatamente cercando la sua bimba, un film che non è solamente un'opera cinematografica, ma è una missione collettiva, perché qualcuno possa riconoscere Maria José, perché qualcuno possa aiutarci a riportarla a casa. Quindi, amici, come avete sentito, queste sono tutte le informazioni che abbiamo fino a questo momento per il caso di oggi. Io ringrazio l'associazione e la presidente Virginia Adamo che mi ha dato l'onore e l'opportunità di lavorare con loro per diffondere la storia di questa bambina scomparsa. Quando ho aperto questo canale, quello che pensavo, anzi che speravo, era proprio quello di riuscire a dare una mano in qualche modo, di poter magari fare la differenza. E oggi, con questo primo video in collaborazione con un'associazione così importante, realizzo questo piccolo desiderio. Quindi, amici, mi raccomando, commentate, condividete e aiutatemi a far conoscere la storia di questa bambina scomparsa ovunque, proprio perché Maria José potrebbe essere lì fuori da qualche parte e non conoscere la sua vera identità. Probabilmente i luoghi che vanno attenzionati maggiormente sono ad esempio le scuole, perché Maria José adesso dovrebbe avere 16 anni, quindi dovrebbe appunto frequentare ancora la scuola. Perciò mi raccomando, ogni piccolo contributo può fare davvero la differenza. Come sempre, amici, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se volete seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Marianna_Molinaro oppure su TikTok come Svaniti nel nulla. Grazie per essere rimasti fino a questo punto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!